Benvenuti ad ATH. Oggi per la rubrica Consigli rapidi vedremo come condurre correttamente un cavallo a mano. Una delle cose che dobbiamo fare quando conduciamo un cavallo a mano è cercare di rispettare innanzitutto la nostra situazione, di cercare di essere immediatamente in una situazione di sicurezza. Per questo, prima di portare un cavallo a mano, dovremmo aver ben lavorato sulle prime perlomeno 3 fasi del metodo ATH, in modo da avere il controllo del cavallo in ogni situazione. Quando poi conduciamo un cavallo a mano, cerchiamo di prendere la lunghina appena sotto la cappezza, in modo da poter far leva sul suo naso e avere la gestione dei suoi movimenti. Se non ce l'abbiamo, dovremo ritornare al rispetto della cappezza, quindi all'esercizio nello step 4. Quando conduciamo un cavallo a mano dovremmo avere sempre il cavallo che sta al massimo al nostro fianco, meglio se appena indietro, in modo che sappiamo che il cavallo sta osservando dove stiamo andando noi e farà attenzione a dove ci stiamo spostando. Quindi nel momento in cui noi partiamo, il cavallo dovrà rimanere al nostro fianco. Quando ci fermiamo si deve fermare anche lui e rimanere a una certa distanza. Se questo non succede, dovremo ripassare di nuovo lo spazio personale. Nel caso in cui, come in questa situazione, siamo circondati dal verde, il cavallo volesse cercare di mangiare l'erba, non lasciamoglielo fare. Ha i suoi momenti il cavallo per poter mangiare l'erba, i suoi momenti per poter riposare, quindi nel momento in cui lo stiamo conducendo non diamogli la possibilità di mangiare l'erba quando vuole, come vuole, perché poi diventerà un vizio che faremo molto fatica a togliere. Quindi nel momento in cui ci tirerà verso l'erba o comunque ci tirerà da qualche parte, cerchiamo di prendere controllo del suo naso con dei piccoli contatti con la cappezza. Se siamo in difficoltà e non riusciamo a farci ascoltare il nostro cavallo, possiamo mettere una cappezza d'addestramento per 2 o 3 volte, in modo che il cavallo capisca che noi possiamo avere il controllo. Un'altra cosa che dobbiamo controllare quando portiamo il cavallo a mano è che, come dicevo prima, rispetti il nostro spazio personale. Quindi se io devo indietreggiare, il cavallo deve indietreggiare allo stesso modo. Non devo essere io a dover fare attenzione a come si sposta lui, ma deve essere lui a fare attenzione a come mi sposto io. Quindi a seconda del mio movimento lui si deve adattare. In questa maniera siamo in una situazione di sicurezza. Allo stesso modo, se io adesso è molto interessato dall'erba, giustamente, allo stesso modo se io devo girare non devo trascinarmi dietro il cavallo, ma nel momento in cui io mi giro, devo avere un cavallo che comincia già a venire nella mia stessa direzione. Se io avessi necessità di girarmi dalla parte opposta, senza tirare, il cavallo deve sapere di venire già nella mia direzione. Quindi mi rifermo, cambio direzione, se non viene lo accompagniamo, in modo da fargli capire, cambio di nuovo direzione, lo accompagno. Di nuovo riproviamo, mi fermo, se non si ferma ritorniamo all'esercizio sullo spazio personale, cambio direzione, ok, comincia a guardare da questa parte, vediamo se viene, se non viene lo accompagno. Viceversa, se dobbiamo girare invece verso il cavallo, qui è molto importante lo spazio personale, in quanto se io mi sposto verso di lui pretendo di avere dello spazio. Quindi andrò nella sua direzione e devo ottenere che il cavallo si sposta dal mio spazio personale. Quindi se io mi allontano deve seguirmi di sua spontanea volontà, ma se io mi avvicino a lui, lui deve allontanarsi. In questo modo otteniamo di avere un cavallo attento ai nostri movimenti, attento a quello che facciamo, riusciamo a muoverci con lui in totale sicurezza. Un'altra cosa che all'inizio avrei dovuto dirvi fin da subito: cercate di fare in modo che non ci siano dei nodi sulla lunghina, che la lunghina non vada ad attorcigliarvisi sulla mano, perché in caso di reazione da parte del cavallo potremo non avere il tempo di rilasciarla e quindi rischieremo di farci del male sulla nostra mano. Quindi per oggi, per quanto riguarda la conduzione a mano del cavallo, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.